Ciao ragazzi, oggi riprendiamo la nostra rubrica sui talenti che hanno fatto grande la cultura fisica italiana e parliamo di Antonio Mirante, uno degli atleti di maggiore spicco degli anni 90. Cresciuto alla scuola del campione Claudio Mostacci, già vincitore della categoria medie taglie ai campionati mondiali NABBA del 1988, sul finire degli anni 80 Antonio trasformò radicalmente il suo corpo, passando da una complessione fisica da ragazzo normale in leggero sovrappeso alla figura di una statua greca, tanto da affermarsi nel giro di pochi anni come uno dei bodybuilder italiani di maggiore successo degli anni 90, vincitore di numerosi titoli nazionali ed internazionali e presenza costante sulle copertine delle riviste di settore. Dotato di un'ottima genetica, con un fisico massiccio e imponente, ma al contempo ben proporzionato ed elegante, sul palco Antonio si proponeva come un vero showman, eseguendo routine di pose coinvolgenti, che valorizzavano al meglio i punti di forza della sua figura, peraltro completa in ogni dettaglio. Tra i numerosi successi agonistici di Antonio spiccano le vittorie del Trofeo Due Torri e del Campionato Mondiale WPF, ottenute rispettivamente nel 1994 e nel 1997, ed il secondo posto nelle piccole taglie conquistato al Mister Universo NABBA del 1999, un piazzamento prestigioso ma che a onor del vero gli va un po' stretto, in quanto molti ritengono che avrebbe meritato la prima posizione e la classifica finale sia stata dettata più da ragioni politiche che sportive. La storia di Antonio ci riporta ad un'epoca nella quale non esistevano né i social network né gli influencer, quando la palestra era il tempio dove si costruiva il proprio fisico, non un set cinematografico. E la cultura fisica è innanzitutto una passione e una filosofia di vita. Ritiratosi dall'attività agonistica non ancora trentenne, Antonio è comunque rimasto vicino al mondo dello sport con le sue attività imprenditoriali, la sua palestra, il tutto senza mai dimenticare la famiglia, la moglie Raffaella Minini e il figlio Guido, a cui è molto legato e con i quali ha affrontato gli alti e bassi della vita. In questo video ne ripercorriamo brevemente la storia e la carriera sportiva. Enjoy! Antonio Mirante nasce il 16 febbraio 1970 a Santa Severina, un piccolo paese in provincia di Crotone. La sua passione per il bodybuilding sboccia quando giovanissimo, intorno ai 16 anni, vede sulla spiaggia della Costa Ionica in Calabria la figura di un bodybuilder in buona forma che passeggiava sull'arena. Il fisico di questo atleta stupisce e accende la fantasia del giovane Antonio, allora poco avvezzo a immagini del genere, e ispira il suo spirito di emulazione, motivandolo ad avvicinarsi al mondo della cultura fisica, con l'obiettivo di costruirsi un corpo statuario. Da quel giorno, motivato a perseguire il suo sogno, Antonio comincia ad allenarsi con i pesi, dapprima a casa propria utilizzando attrezzi di fortuna, pesi in cemento e attrezzature rudimentali, ma ben presto si accorge di avere bisogno di una guida esperta e attrezzature migliori per cominciare un percorso serio di costruzione del corpo e decide di iscriversi in una vera palestra. Così a 17 anni Antonio comincia ad allenarsi a Crotone, nella palestra di Pino Alessi, dal quale apprenderà le basi della cultura fisica, iniziando un percorso di crescita fisica e personale che lo avrebbe portato nel giro di pochi anni ad affermarsi come uno degli atleti di punta del settore. L'occhio esperto di Pino riconosce immediatamente il potenziale genetico di Antonio e lo instrada subito verso un percorso agonistico, tanto che, dopo soli 3 mesi di preparazione e senza fare diete specifiche, lo farà esordire sul palco di una gara juniores, competizione nella quale Antonio si piazzerà secondo, un ottimo risultato per un atleta ancora principiante, un piazzamento che gli fa capire di avere le potenzialità per poter emergere in questo settore. A quei tempi comunque per Antonio il bodybuilding era solo una grande passione, non nutriva velleità di farne il perno della sua esistenza. Poi sul suo percorso ci si mette il destino. Nel 1988, a 18 anni, Antonio parte per il servizio di leva. Lo mandano a Foligno, la città umbra sede della palestra di Claudio Mostacci, grande atleta che di lì a breve sarebbe diventato campione mondiale NABBA. Così Antonio ha l'opportunità di conoscere Claudio, che diventerà il suo mentore, e cominciare ad allenarsi nella sua palestra. Intuendo le potenzialità atletiche di Antonio, Claudio lo prenderà sotto la sua ala, invitandolo in seguito a trasferirsi a Foligno, per prepararsi sotto la sua supervisione e realizzare appieno il suo notevole potenziale atletico. Assolti gli obblighi di leva, Antonio si trasferisce a Foligno, alloggiando e dormendo nella palestra di Claudio ed allenandosi insieme a lui tutti i giorni. Mostacci lo sottopone anche ad una dieta mirata, cosa che fino ad allora Antonio non aveva mai fatto. I frutti di tale impegno non tardano ad arrivare e la rapida escalation dei risultati agonistici di Antonio lo conferma. Nel 1990 si aggiudica in rapida successione prima il campionato regionale dell'Umbria e a seguire i campionati del centro Italia.
La consacrazione a livello italiano arriva qualche tempo dopo, quando, sempre nel 1990 a Viterbo, Antonio si laurea campione italiano, entrando nella storia di questa disciplina e aprendosi la strada per una carriera a livello internazionale. Chiuso il capitolo Umbria, Antonio guarda avanti su come sviluppare la propria vita e si trasferisce in provincia di Pavia, dove comincia a lavorare come istruttore di bodybuilding. Qui conosce Raffaella Minini, che diventerà sua moglie e gli darà il figlio Guido, una famiglia e un team molto affiatato che nel tempo lo ha aiutato a superare a testa alta gli alti e bassi della vita. Sul piano agonistico, fra il 1991 e il 1999, Antonio ha partecipato a numerose gare e manifestazioni, ottenendo riconoscimenti di prestigio, fra i quali spiccano la vittoria al Trofeo Due Torri, ottenuta nel 1994, e soprattutto il titolo mondiale WPF, conquistato a Taranto nel 1997, un titolo che lo consacra atleta di assoluta classe mondiale. Tra i successi di Antonio ricordiamo anche l'ottimo secondo posto ottenuto nella categoria piccole taglie al Mister Universo NABBA del 1999, quando presentatosi in quella che potremmo definire la forma migliore della sua vita, 91 kg di muscoli densi e cesellati armonicamente distribuiti su 1,68 m di statura, Antonio dovette accontentarsi della seconda posizione, un piazzamento che gli va stretto, motivato molto probabilmente più da ragioni politiche piuttosto che sportive, ma sappiamo che purtroppo anche questo fa parte del sottobosco del bodybuilding agonistico e bisogna farsene una ragione. Questo comunque nulla toglie al suo valore atletico e sportivo. Per completezza ricordiamo anche che in quell'occasione il nostro Franco Malè si aggiudicò sia la vittoria della categoria medie taglie che il titolo assoluto. Dopo il 1999, un po' a causa della delusione per la penalizzazione ricevuta al Mister Universo e un po' per evitare le conseguenze negative sul piano della salute legate alle pratiche estreme necessarie per competere ai massimi livelli internazionali, Antonio decide che è arrivato il momento di pensare al futuro e cambiare vita. Si ritira dalla carriera agonistica focalizzando tutte le sue energie nello sviluppo delle sue attività imprenditoriali, capitalizzando sulla sua palestra che aveva già aperto a Crotone nel 1996, una struttura che diventerà in breve uno dei centri più prestigiosi per la promozione e divulgazione dello stile di vita fitness in Calabria. Dai primi allenamenti fatti a casa con attrezzi rudimentali, agli insegnamenti del suo primo maestro Pino Alessi, passando per le esperienze fatte con Claudio Mostacci e Filippo Massaroni, in palestra Antonio ha provato diverse tecniche e modalità di allenamento e nel tempo, con l'esperienza, ha maturato un suo metodo che ritiene essere l'approccio più efficace per lui. Niente di stravagante, solo tanto lavoro in palestra, allenando ogni gruppo muscolare una volta a settimana e focalizzando il lavoro sugli esercizi base, eseguiti utilizzando grossi carichi con approccio piramidale, in modo da riscaldare progressivamente muscoli e articolazioni, preparandoli all'uso dei massimi carichi, riducendo il rischio di infortuni. Un punto di forza di Antonio è il fatto che, come lui stesso ammette, gli è sempre piaciuto allenarsi e lo fa ancora oggi quotidianamente, pur senza avere impegni agonistici. La parte difficile per Antonio era semmai la dieta per gara, che specialmente per chi come lui ha un somatotipo tendente all'endomorfo e quindi accumula grasso abbastanza facilmente, diventa una fase cruciale della preparazione e richiede molti sacrifici e privazioni a tavola. Antonio ricorda bene la durezza dell'ultimo mese pre-gara, la sofferenza di sostenere le costanti sessioni di allenamento con i pesi e l'attività aerobica associata ad una dieta a base di carne ed acqua, vivendo per parecchio tempo praticamente a zero carboidrati, un approccio difficile da sostenere ma che gli permetteva di raggiungere la migliore condizione di gara. Riassumendo, Antonio Mirante è stato un grande campione che ha contribuito a dare lustro e prestigio al bodybuilding italiano nel mondo. Esploso sulla scena agonistica all'inizio degli anni 90, in circa un decennio di carriera Antonio ha scalato le classifiche delle competizioni italiane ed internazionali, aggiudicandosi un prestigioso titolo mondiale WPF nel 1997 e sfiorando il titolo di Mister Universo NABBA nel 1999. Gli ottimi risultati di gara, uniti al suo look accattivante da atleta americano, ne fecero un'icona del bodybuilding italiano degli anni 90, spesso presente sulle copertine delle riviste di settore. Grande appassionato di cultura fisica, ancora oggi, Antonio continua a rimanere vicino al mondo dello sport, sia sul piano personale, allenandosi quotidianamente, che su quello imprenditoriale, con la sua palestra nella quale insegna agli allievi i metodi, la filosofia e il valore della cultura fisica classica. La storia di Antonio ci dimostra la forza dei sogni, il come forti passioni e impegno costante possano rivoluzionare la nostra vita, come è successo a lui, ragazzo nato in un piccolo paese, che grazie alla passione e alla forza di volontà è riuscito ad arrivare alla vetta del suo settore, costruendosi una vita e una famiglia con lo sport che amava e ama tuttora. Un bel esempio del bodybuilding che ci piace,
Noi auguriamo ad Antonio e alla sua famiglia tanti anni di salute e serenità. Ciao, alla prossima!